Prima di iniziare questa puntata è importante fare una precisazione. Questo episodio contiene un elemento estraneo all'Odissea di Omero, un elemento che appartiene alla tradizione mitologica successiva al poeta ceco. Stiamo costruendo un mosaico il più possibile completo della vita di Odisseo, dall'infanzia alla morte, e questo mosaico non può essere completo senza i pezzi che si trovano oltre l'Odissea. Ho perciò deciso di fare questo inserimento nel nostro racconto perché ci farà buon gioco per gli sviluppi futuri. Lo so, sono misterioso. Tu abbi fiducia e perdonami se abbandono per qualche riga il poema di Omero. Ascolta l'intero episodio fino alla fine per avere le informazioni più dettagliate su questa operazione a testo aperto. Beh, che ne dici di iniziare? Dall'Ade si torna cambiati. Odisseo e i suoi uomini sono 2 volte mortali, come dice Circe. Ora devono riprendere il mare, ma prima c'è una promessa da mantenere, un addio da dare e un consiglio segreto che Circe sussurra nella penombra, nomi portati dal vento, pericoli ancora da affrontare. Grazie agli amici su TP che amano questo podcast. Giacomo, Sisifo Felice, Federica, Maddalena. Grazie anche a Dalila, Sara, Anna e Ergis dall'Australia. Grazie ad Alessandro, Gioele, Mirko, Vanessa, Jimbo, Fabio, Lizaned Cambridge, Tommaso B, Giulia68 e un benvenuto a Michele. E infine grazie a Marina, Alessia, Raul e Chiara Miriam. Diventa anche tu parte di questa avventura. Supporta questo podcast andando su TP usando il link in descrizione. Questo che stai ascoltando è Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico. Sono Alessandro Gelain, insegnante di filosofia, psicologia e scienze umane. Se vorrai stare in mia compagnia, ti offrirò le storie più interessanti della mitologia greca e romana. Il mito ha ancora molto da insegnarci e talvolta, come uno specchio, è capace di mostrare meglio a noi stessi quello che siamo. Puntata numero 260. La vita di Odisseo, episodio 20. Circe, l'ultimo addio. La nave lascia il paese dei Cimmeri quando l'oscurità è ancora fitta. Soffia di nuovo Borea, il vento del nord che li aveva portati fin lì. Ora li riporta indietro, verso la luce, verso il mondo dei vivi. Gli uomini siedono ai banchi con le mani appoggiate ai remi, ma non remano, restano immobili. Il vento fa tutto il lavoro. Sono invecchiati, in qualche modo, tutti. Il viaggio nell'Ade li ha cambiati. Hanno visto cose che nessun vivo dovrebbe vedere. Hanno respirato l'aria dei morti, hanno sentito il freddo dell'erebo penetrare nelle ossa. Odisseo li guarda, vede i loro volti pallidi, gli occhi vuoti, sono spettrali, come se una parte di loro fosse rimasta laggiù, tra le ombre. Anche lui è cambiato. Ha visto l'ombra di sua madre, ha scoperto che è morta aspettandolo. Ha parlato con fantasmi di eroi che un tempo erano invincibili e ora sono solo ombre piene di rimpianto. Agamennone lo ha avvertito di non fidarsi. Achille gli ha detto che la gloria non vale nulla quando sei morto. Aiace non gli ha nemmeno rivolto la parola, voltandogli le spalle, in un silenzio più crudele di qualsiasi insulto. E poi i dannati. Sisifo con il suo masso, Tantalo con la sua sete eterna, Tizio divorato dai becchi degli avvoltoi. Esempi perfetti di cosa succede quando l'uomo sfida gli dèi. La nave vola sulle onde per ore e il cielo scuro pare non volersi mai schiarire. All'orizzonte compare una linea scura. Terra, Ea, l'isola di Circe.
Arrivano che l'alba non è ancora sorta. La spiaggia è deserta quando la prua tocca la sabbia. Gli uomini saltano giù, tirano la nave in secca, si muovono lentamente, senza energia, poi si fermano, aspettano. Aspettano che arrivi l'aurora, che la luce torni. Dopo l'oscurità del paese dei cimmeri, dopo le tenebre dell'Ade, hanno bisogno di vedere il sole sorgere, di sapere che il mondo dei vivi esiste ancora. Si siedono sulla sabbia in silenzio, alcuni tremano, altri fissano l'orizzonte, aspettano. E quando finalmente la prima luce dell'alba tocca il mare, quando il sole appare rosso all'orizzonte, qualcosa dentro di loro si scioglie, respirano più profondamente, i colori tornano sui loro volti. Sono davvero tornati, davvero vivi. Ma c'è una cosa da fare, qualcosa che Odisseo ha promesso, è il Penore. Il giovane compagno morto cadendo dal tetto della casa di Circe, il corpo lasciato lì insepolto perché l'urgenza del viaggio verso l'Ade non lasciava tempo per i riti funebri. La sua ombra è stata la prima ad apparire laggiù nell'oscurità. Ha supplicato Odisseo: non lasciarmi senza sepoltura, non partire senza rendermi gli onori dovuti, che io non diventi causa dell'ira divina. Odisseo ha promesso e ora mantiene quella promessa. Manda alcuni compagni alla casa di Circe. Vanno a recuperare il corpo. Lo trovano dove lo avevano lasciato, coperto da un lenzuolo. Circe lo ha conservato. Ha cantato incantesimi per mantenerlo integro, intatto dalla decomposizione. Lo portano sulla spiaggia. Lo depongono con cura. Poi vanno nel bosco, tagliano grandi rami di quercia e di pino, li trasportano fino a un promontorio che sporge sul mare. Lì, dove il vento soffia libero e le onde si infrangono sugli scogli, costruiscono la pira per il Penore. Depongono il corpo sopra i rami, lo vestono con la sua armatura, la corazza di bronzo, l'elmo, lo scudo, la spada al fianco. Non era un grande guerriero il Penore, non il più forte, non il più coraggioso. È morto per un incidente stupido, ubriaco, confuso, caduto da un tetto. Ma era uno di loro, un compagno, e questo basta. Odisseo accende la pira. Le fiamme salgono alte, rosse, voraci. Il legno crepita, il fumo si alza nero contro il cielo terso e azzurro. Stanno tutti in cerchio attorno al fuoco, guardano, alcuni piangono. Piangono per il Penore e per tutti i compagni perduti, per coloro che non torneranno a casa. Le fiamme ardono a lungo. Quando finalmente si spengono, resta solo cenere e ossa annerite. Costruiscono un tumulo, pietre su pietre, un monticello che si riesce a vedere da lontano, dal mare. E ben infilato sulla cima, come il Penore aveva chiesto, piantano un remo, il suo remo, quello con cui remava quando era vivo, quando la nave correva veloce sulle onde. Il remo si erge contro il cielo, segno di marinaio, memoria di un uomo che ha viaggiato lontano e non è mai tornato. Odisseo guarda il remo piantato nella terra. Le parole di Tiresia gli affollano la mente. Un giorno anche lui dovrà piantare un remo simile a quello, lontano dal mare, in un luogo dove nessuno conosce il mare. Ma non oggi, non ancora. Si volta, torna verso la rada, mentre gli altri si stanno già avviando. Quando arrivano alla spiaggia, Circe è già lì. È scesa lungo il sentiero che porta alla sua casa. Non è sola. Le sue ancelle la seguono, tutte vestite splendidamente. Portano vassoi carichi di cibo, pane fresco, carne arrosto, anfore di vino rosso che luccica al sole. Circe stessa indossa un abito magnifico, argenteo, leggero, che ondeggia mentre cammina. Una fascia d'oro le cinge i fianchi, un velo le copre i capelli. Si ferma davanti a loro, li guarda uno per uno, sorride. Ma c'è qualcosa di diverso nel suo sguardo, qualcosa di serio, di consapevole. O voi, audaci, che siete scesi vivi nella dimora di Ade, voi siete 2 volte mortali. Gli altri uomini muoiono una sola volta, voi avete toccato la morte restando in vita.
Le parole sorprendono tutti, 2 volte mortali. È vero, hanno fatto qualcosa che a nessun uomo è mai stato concesso, hanno attraversato l'oscuro confine e sono tornati. Ma da quel confine sono rimasti segnati. Circe fa un gesto. Le ancelle dispongono il cibo sulla sabbia, stendono coperte, versano vino in coppe di terracotta. Prendete il cibo, continua Circe, bevete il vino, rimanete qui per tutto il giorno. All'alba riprenderete il mare, io vi mostrerò la rotta. Vi indicherò ogni cosa, perché non abbiate a soffrire sventure per mare o per terra, a causa di qualche trama funesta. Gli uomini la guardano, poi guardano Odisseo. Lui annuisce. Si siedono, mangiano, bevono, hanno fame, una fame tremenda, come se non avessero mangiato da giorni, e si rendono conto che in effetti è così. Nell'Ade non si mangia, il cibo dei morti non nutre i vivi. Qui il pane è caldo, la carne è tenera, succosa, il vino scorre nelle gole, riscalda i corpi, riporta colore alle guance. Lentamente, molto lentamente, tornano ad assomigliare a uomini. Il giorno scorre lento, mangiano, bevono, riposano all'ombra degli alberi. Il sole è caldo, la brezza è dolce. Le onde si infrangono sulla sabbia con un ritmo costante, ipnotico. Circe si muove tra loro, parla con ognuno, chiede come stanno, ascolta, sorride. Le sue ancelle portano altro cibo, altro vino, nessuno ha fretta. Al tramonto, quando il sole tocca l'orizzonte e il cielo si tinge di rosso e oro, i compagni tornano alla nave. Uno per uno si sdraiano sul ponte, avvolti nei mantelli. Il sonno li prende quasi subito, sono esausti. Il viaggio nell'Ade li ha svuotati. Odisseo è ancora in piedi, solo e pensieroso, vicino ad uno dei fuochi accesi per il banchetto. Circe lo prende per mano, lo conduce lontano dagli altri. Camminano lungo la spiaggia finché la nave con gli uomini addormentati non è più che un'ombra scura nella notte. Si siedono su una roccia. Il mare si stende davanti a loro calmo e scuro. Le prime stelle appaiono in cielo. Circe gli chiede di raccontare, vuole sapere tutto, cosa ha visto, chi ha incontrato, cosa gli è stato detto. E Odisseo racconta tutto, l'Ade, le ombre, Tiresia, sua madre, gli eroi, i dannati. Circe ascolta in silenzio, capisce, sa cosa significa vedere l'Ade, sa cosa lascia dentro. Quando Odisseo finisce, il silenzio dura a lungo. Poi Circe parla. Tutto quello che lui doveva esperire in quel luogo, così si è compiuto. Il destino ha seguito il suo corso. Odisseo ha fatto tutto quello che doveva fare. Ma ora deve ascoltare lei con attenzione, perché quello che lo aspetta può essere più pericoloso di quello che ha già affrontato. La voce si fa bassa, urgente. Odisseo si china per ascoltare. Circe descrive il mare che lo aspetta, i pericoli, i mostri, le scelte impossibili. Là, nella spiaggia, uno degli uomini sveglio vede le 2 figure nella penombra. Vede Circe gesticolare, vede Odisseo annuire grave, ma non sente le parole, solo frammenti, nomi che arrivano portati dal vento. Sirene, 6 teste, le vacche del sole. Poi il vento cambia direzione e anche quei frammenti scompaiono. Le 2 figure continuano a parlare, ma in silenzio assoluto, un consiglio segreto, un piano che solo loro 2 conoscono. Quando tornano alla nave, il cielo è completamente buio. Odisseo ha il volto duro, teso. Circe lo accompagna fino al bordo dell'acqua. Si guardano per un lungo momento. Poi lei si volta e risale verso la sua casa. Le ancelle la seguono come ombre silenziose. Odisseo sale sulla nave, si stende tra i compagni, ma non dorme. Guarda le stelle, pensa a quello che Circe gli ha detto. Sa che domani riprenderanno il mare, sa
che dopo le sirene, dopo Scilla, dopo Cariddi, dopo Trinachia, forse riuscirà a vedere di nuovo Itaca, se sopravvive. All'alba caricano le provviste. Circe ha preparato tutto. Otri pieni di vino, sacchi di grano, carne secca, formaggio, miele, anfore d'acqua dolce. Gli uomini lavorano in silenzio, sono riposati. Il cibo e il sonno li hanno rinvigoriti. Ma c'è tensione nell'aria. Sanno che stanno per riprendere il viaggio. E viaggio significa pericolo. Circe resta sulla spiaggia mentre preparano la nave. Non parla, guarda. Quando tutto è pronto, quando la nave è caricata e i remi sono ai banchi, si avvicina ad Odisseo. Gli dice poche parole. Ricorda quello che ti ho detto, segui i miei consigli. Non deviare dalla rotta, non cercare battaglia. Lui annuisce. Gli uomini spingono la nave in acqua, saltano a bordo, alzano l'albero, spiegano la vela. Il vento soffia propizio. Borea, di nuovo, li porta via dall'isola. Odisseo guarda l'orizzonte, poi i suoi compagni. Si volta verso Circe, la vede sulla riva, immobile, il vento che le muove i capelli, l'abito che ondeggia. Lei solleva una mano, un gesto di saluto, di addio. E poi Odisseo non lo vede da quella distanza. Porta lentamente la mano al ventre, un gesto breve, quasi impercettibile. Per un momento sembra che stia per dire qualcosa al vento, ma non lo fa. Odisseo cerca di fissare nella mente quella figura ormai evanescente sull'orizzonte. La nave vola veloce sulle onde. L'isola si fa sempre più piccola. Circe rimane sulla riva finché la nave non è più che un punto all'orizzonte, poi si volta. Ma non risale subito verso casa. Si ferma su un'altura che domina il mare, un punto da dove può vedere l'orizzonte intero. Il vento soffia più forte lì. Le sue vesti si gonfiano, i capelli le volano attorno al viso. La mano torna al ventre, lo carezza lentamente. Nel suo grembo una vita nuova sta crescendo, il frutto di un anno con Odisseo, un figlio che il padre non conoscerà mai. Perché Odisseo è già lontano e non tornerà mai più a Aeea. Circe chiude gli occhi, pensa a sua sorella Pasifae, regina di Creta, moglie di Minosse, anche lei figlia di Elio, anche lei esperta di magia. Pasifae portò in grembo un bambino e quel bambino divenne un mostro, il Minotauro, creatura maledetta, rinchiusa nel labirinto, condannata a divorare giovani vite fino a quando Teseo non la uccise. Circe provò dolore per lei, per quella sorella che aveva generato non un figlio, ma un'aberrazione, una punizione divina incarnata. E adesso lei stessa porta un bambino dentro di sé, un figlio di un mortale. Sarà benedetto o maledetto, porterà vita o morte, sarà salvezza o rovina. Circe non lo sa, non può saperlo. Ma una cosa la sa, non diverrà un mostro, no. Non permetterà che lo diventi, lo proteggerà con tutta la sua magia, con tutta la sua forza, con tutto il suo amore. Circe apre gli occhi, guarda l'orizzonte. La nave di Odisseo è scomparsa. È sola, di nuovo, ma non completamente. Ha un figlio che cresce dentro di lei, un figlio che chiamerà Telegono, colui che è nato lontano dal padre che non lo conoscerà mai. Ma tutto questo Odisseo non lo sa. Nella sala di Alcino il re di Itaca tace, solleva la coppa, beve. La mano è ferma ora. I Feaci lo guardano, nessuno parla. Odisseo sorride, un sorriso triste. A volte mi chiedo cosa sia successo dopo, se l'isola è ancora là, avvolta nella nebbia, con i suoi leoni e i suoi lupi, e se qualche altro marinaio ha avuto la fortuna o la sfortuna di approdarvi. Alcino annuisce lentamente, capisce.
Poi chiede cosa è successo dopo Aea. Odisseo guarda verso l'orizzonte, anche se si trova all'interno della sala, sembra vedere il mare, le onde, gli scogli. Risponde che dopo Aea sono arrivati nuovi pericoli, le sirene, Scilla, Cariddi e Trinachia, l'isola pericolosa dove le vacche del sole pascolano tranquille, ignare del destino che porteranno. La scelta di includere la gravidanza di Circe in questo episodio non è casuale né arbitraria. Telegono è un elemento fondamentale nel mito di Odisseo, anche se non compare nell'Odissea omerica. La sua esistenza è attestata da numerose fonti antiche. Secondo queste fonti, Telegono è il figlio nato dall'unione tra Odisseo e Circe. Cresciuto sull'isola di Aea senza conoscere il padre, da adulto partirà alla sua ricerca. Una tempesta lo getterà sulle coste di Itaca. Ho scelto di inserire questo elemento perché la serie si occupa della vita di Odisseo. In questo momento stiamo affrontando l'Odissea, certo, ma lo scopo è raccontare l'intera esistenza dell'eroe, dalla nascita alla morte, e Telegono gioca un ruolo non poco importante in questa storia. Nella prossima puntata continueremo a seguire il testo omerico per il viaggio di Odisseo, le sirene e il loro ammaliante canto. Fatti sentire, la tua voce è fondamentale per questo viaggio. Molti mi scrivono quanto amino questo podcast, ma poi sorprendentemente pochi mettono quel piccolo mi piace o il più su Spotify, che per l'algoritmo fa una differenza enorme. Metti un mi piace. Condividi nei commenti le tue riflessioni, ogni tuo pensiero arricchisce la nostra comunità e personalmente mi aiuta molto chi vi scrive cosa gli è piaciuto e perché. A proposito, ti è piaciuto questo episodio? E suggeriscilo a chi potrebbe apprezzarlo. Non c'è gesto più sincero per far crescere insieme questo progetto. Pensa a quella persona che conosci e che ama le belle storie. Ecco, proprio lei. Falle un regalo condividendo questo o altri episodi. Iscriviti per non perdere le prossime storie che ho preparato per te. E lo sai, ne arrivano di bellissime. Vuoi essere parte ancora più attiva di questa avventura? Su TP puoi sostenere concretamente Mitologia ed accedere anche a contenuti esclusivi. Trovi il link in descrizione e ricorda, anche una semplice visita ha per me un valore immenso. Questo è Mitologia. Io sono Alessandro Gelain e ti aspetto sulla tua piattaforma d'ascolto preferita.